Un saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come avete già visto dalle prime immagini, andremo a testare e a provare sul campo un coltello bushcraft completamente realizzato a mano. Il coltello viene spedito in questo box. Insieme al coltello viene dato il certificato di autenticità, che è un coltello realizzato a mano, modello bushcrafter, acciaio carbonio 5160, le dimensioni sono 25,5 cm, la lama è 14 cm, impugnatura di cervo, i rivetti sono in ottone, il fodero è in pelle bovina e l'anno di produzione è il 2020. Prima di iniziare la recensione vera e propria, vi dico che questo coltello è fatto in Italia da un ragazzo che sta a Scanno, in Abruzzo. L'azienda si chiama Pastrana Garage, coltelli artigianali Custom Knives, tutto completamente realizzato a mano. Come vedete dalle immagini che vi faccio vedere, è stato proprio realizzato da zero, da una barra di acciaio fino alla realizzazione completa di questo spettacolare coltello. Il coltello di Lore e il coltello di Carlito utilizzeremo dell'ottimissimo acciaio 5160. Adesso li portiamo a temperatura di austenitizzazione, che sarebbe quella che ci serve per indurirli. Adesso andiamo a metterli in forno per il rinvenimento. Facciamo 180 gradi per 2 cicli di rinvenimento per circa un'ora per ogni ciclo, perché vogliamo ottenere una durezza un po' più bassa, quindi vorrei arrivare sui 59 HRC per il tagliente e sui 58 per il resto del coltello. Così si presentano i coltelli dopo l'indurimento in olio. Potete vedere la linea della tempra differenziata. Questo acciaio secondo me è un ottimo compromesso per questo genere di lame, perché raggiunge delle buone durezze e si può tranquillamente riaffilare a casa con una buona pietra. Come vedete le dimensioni sono notevoli, ma non troppo. Come vi ho già detto, questo è un coltello da bushcraft, estremamente bilanciato. Vedete? Sia l'impugnatura che la lama è in equilibrio, tenendolo con un dito. Qua si notano le tipiche texture, diciamo, di un coltello lavorato a mano. La lama è oleata per evitare l'ossidazione. E come dicevo, questo coltello è realizzato da Pastrana Knives, coltello totalmente artigianale, totalmente realizzato da zero, come vi ho fatto vedere dalle immagini a video che lui stesso mi ha mandato mentre realizzava il mio coltello. Fodero impeccabile, straordinario, fatto veramente bene, non ha un difetto praticamente, fatto veramente bene. Passante per la cintura, laccio di sicurezza per bloccare il coltello per far sì che non esca, vabbè, questo è ovvio, marchio di autenticità di Pastrana Knives. E il bello è che questo ragazzo ve le realizza come voi volete, sono totalmente customizzabili. Io in descrizione vi lascio tutti i link per contattarlo. Se volete un coltello customizzato da zero, se avete delle richieste particolari, lui le realizzerà. Anche la forma è veramente fatta bene, veramente bello, quasi un pezzo da vetrina. Altra cosa, guardate come entra perfettamente nel suo fodero, è fatto al millimetro, una precisione millimetrica. Guardate la guardia come va a filo con il bordo del fodero. È stato realizzato con estrema cura e precisione. Guardia alta, come piace a me, almeno le dita sono protette. Impugnatura ergonomica, poi il corno di cervo è molto bello. Volendo può farvelo anche con un qualsiasi altro tipo di legno, basta chiedere e lui ve lo costruisce come volete. Detto questo, andiamo subito a testarlo sul campo.
Primo test che faccio sempre è il test del filo. Vediamo come è affilata la lama, ma direi è un rasoio. Fino alla punta, affilata al rasoio fino alla punta, veramente veramente ottimo. E adesso facciamo dei test un po' più pesanti. Come primo test facciamo il test del batoning per vedere un po' come si comporta, con una cosa un po' più semplice. Andiamo per gradi. Sempre legno stagionato secco, trovato qua in terra nel bosco. Come vedete è bello secco, è un po' più difficile da lavorare. Vediamo un po'. Beh, lo apri in due semplicemente. Vediamo un po'. Come se fosse burro. Ora questi piccoli non dovremmo neanche prendere in considerazione, ma dato che siamo qui, va giù come una scure. Prendiamo un altro sempre secco, un po' più importante, vediamo come va giù. Direi anche qui senza problemi. Come vedete è secco, non è legno verde, è legno secco che si trova nei boschi, quindi proprio quello per cui è stato fatto. Come burro, guardi, non fa neanche fatica, va giù come un'accetta praticamente. Niente, burro, praticamente come un gressino, si taglia come un gressino. Una cosa imbarazzante, si aprono veramente come nulla. Passiamo a un pezzo di legno di faggio molto più consistente. Vedete, siamo al limite lama quasi, manca 3-4 cm, ma non dovremmo avere problemi. Con questo è un altro sciocco di legno abbastanza importante. Vediamo un po' come si comporta. Aperto in due come una scatoletta. Continuiamo. Guardate come riesce a aprirlo. E qua le venature non sono dritte, Guardate come va giù, che è una meraviglia. Che coltello. Guardate. E io non batto nemmeno con forza, nel senso, guardate, tac, aperto. E adesso veniamo alla sfida vera e propria. Questo è un bel tronco di legno, anche questo non verde, neanche marcio, sempre di faggio, quindi un legno abbastanza duro. E qui si supera la lama, me ne rimane pochi millimetri. Vediamo un po' come va giù. Anche se qui sarà un po' difficile perché anche come lavoro, insomma, ecco, come appoggio non è che sia dei migliori. Vediamo che succede. Anche qua sta entrando veramente bene. Sto facendo un lavoro da accetta con un coltello e già questo vi può far capire quanto sia impegnativo, sia come stress test sia come il lavoro in sé. Ora la lama è completamente dentro, non ho lama utile per andare giù, ma secondo me ci siamo.
Ce l'abbiamo fatta. Il coltello ovviamente non ha fatto una piega. Ovviamente è stato difficile andare giù su questo bel tronco di legno, perché guardate, c'è anche un nodo nel mezzo, quindi non è stato per niente semplice, però ci siamo riusciti alla grande. Fatto il test del batoning, facciamo il test del chopping per vedere un po' come si comporta. Direi che si comporta molto bene anche sul chopping. Questa parte dietro un po' appuntita io lo tengo così per avere un po' più presa e avere un po' più potenza sulla lama, e da una parte è comodo, però da una parte dà anche un po' noia, però nulla di che. Ovviamente questo non è legno verde, anche questo è legno duro, quindi sto facendo i test, degli stress test ai limiti. Guardate come riesce a mangiare il legno. Anche questo test direi superato a pieni voti. Altra prova che si può fare è quella di appuntire un classico bastoncino, quindi questo non è nulla di difficile. 3 secondi e la punta è fatta, non presenta nessun problema. Altra cosa che possiamo provare è il test classico dei nostri trucioli. La forma che gli è stata data, come vedete, favorisce il lavoro di fino, perché avendo una guardia così bella marcata è possibile lavorare anche per lavori più certosini. Non so se riuscite a vederlo, ma è una cosa spettacolare. Guardate come riesce a fare i riccioli a questo legno. Guardate come entra senza nessun problema. Veramente uno spettacolo. Veramente uno spettacolo. Altri classici test è quello del chopping sui legnetti, ma come vedete è come un'accetta, è una cosa incredibile. Devo anche ricredermi su questo fondello, diciamo, che aiuta veramente tanto a far sì che la lama non parta. Certo, a mani nude sarà un po' scomodo, ma nulla di che, è veramente, guardate. Test dello scortecciamento, ma vedete nessun problema. Nessun problema. Anche questo tagliato netto e questo perpendicolare alla venatura, quindi ancora più difficile. Ragazzi, che dire, coltello veramente eccezionale. Ci starei anche tutti i giorni. Il produttore Pastrana Knives veramente fa delle lame favolose, davvero favolose. È un coltello sia da vetrina che da lavoro, perché è sia bello da vedere che da usare. È bello in tutte le sue forme.
Se volete fare un picchetto o una tacca nel legno non c'è cosa più semplice, basta far così. Tanto questo coltello ci puoi fare di tutto, da buttare giù un albero a fare una tacca per un picchetto. Guardate, a me mi stupisce che fino come lavora di fino la punta, veramente una cosa, è bello da usare sto coltello, veramente bello da usare. E alla fine, dopo i test, vediamo come ha mantenuto il filo. Come appena levato dalla scatola. Taglia come appena tolto dalla scatola. E questa è stata qui fuori tutto il tempo, quindi è carta umida, ancora più difficile da tagliare, giudicate voi. Coltello che io vi consiglio estremamente. Il bello è che è personalizzabile, quindi quando e se voi lo vorrete, il produttore viene prodotto in Abruzzo da un ragazzo abruzzese, e se avete qualche richiesta particolare lui ve la soddisferà. Se volete una lama un po' più particolare, insomma, basta chiedere e lui vi darà una risposta. Ovviamente vi lascio tutti i link in descrizione dove potete trovare il coltello, il produttore, i link a Pastrana Knives, altre sue creazioni. Grazie di aver visto il video, io vi ringrazio tutti per il supporto che mi date. Se volete lasciate un like e iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti.